Ciao, con questo interattivo esploriamo le energie per la settimana che va dal 30 agosto al 5 settembre. Però innanzitutto voglio darvi il benvenuto su Minty Tarot, il canale dove promuovo l'uso dei tarocchi come mezzo di trasformazione interna per raggiungere il benessere interiore. Abbiamo tre varianti fra cui scegliere, la prima rappresentata dal quarzo fumé, la seconda dall'ametista viola e la terza dalla sciugite nera. Potete stoppare il video, scegliere con calma, seguendo il vostro intuito, la variante che vi comunica di più e saltare il video fino ad arrivare al capitolo che descrive la variante scelta. E noi ci vediamo dopo. Ciao! Ed eccoci alla prima variante, quella del quarzo fumé. Vediamo innanzitutto le energie generali per la settimana, i dettagli con i tarocchi e poi il consiglio delle carte degli archetipi su che atteggiamento ci può aiutare questa settimana. Vediamo energie generali. E abbiamo l'incantatrice della terra, è una bella carta che promette successo e realizzazione nell'ambito materiale, appunto perché è legata all'elemento della terra. Ciò non toglie che può essere promettente anche dal punto di vista sentimentale, però diciamo si esprime al meglio nell'ambito materiale, quindi il lavoro, le finanze o altri progetti di tipo più concreto, più legati alla nostra quotidianità. Vediamo i dettagli con i tarocchi. La carta centrale è il 10 di denari e la settimana inizia con la carta del Papa, del Diavolo e del 6 di spade. Mentre la seconda parte della settimana inizia con la carta del matto, l'8 di denari e la carta della regina di denari. È un po' una stesa che effettivamente è incentrata sul seme dei denari, quindi sulla quotidianità, su ciò che è materiale nella nostra vita. Vediamo che la settimana inizia con due carte molto interessanti, il Papa e il Diavolo. Se le guardate una accanto all'altra, vedete che sono abbastanza simili, tutte e due molto simmetriche, con una figura centrale nel mezzo, appunto, e due piccole figure ai lati della figura centrale, che sono in atteggiamento di legame o comunque di devozione nei confronti della figura centrale. Quindi sono abbastanza simili nella simbologia e in questo caso appunto essendo una vicina all'altra mi dà l'idea che esiste un legame eh, abbastanza potente, abbastanza vincolante con una persona nella vostra vita che ha sicuramente una conoscenza, un'autorità per voi che è fondamentale, a cui voi date molto credito, che però crea anche una dipendenza psicologica nei vostri confronti, o almeno questo è quello che alla fine state sentendo, cioè vi state rendendo conto all'inizio della settimana che il rapporto con questa persona rappresentata appunto dal Papa sta diventando un po' troppo vincolante, vi sta limitando nei movimenti, nelle azioni o comunque vi sta influenzando un po' troppo e ne sentite appunto
i danni che questo può arrecare a voi. Il Papa comunque è una figura generalmente positiva che è un'autorità nella sua materia, che ha questa un po' funzione da mentore, da insegnante, da persona che dall'alto, un po' come il Papa appunto, dà pillole di saggezza, dà saggezza a coloro che vengono a lui per chiedere consiglio. Questa è un po' diciamo tutta la atmosfera di questa carta. Però da positiva, quale in origine è, può appunto diventare negativa avendo accanto la carta del diavolo, che appunto indica una dipendenza psicologica o anche materiale, un legame eccessivo. E questo è quello che voi sentite all'inizio di questa settimana e questo legame voi volete sfuggirlo perché il 6 di spade indica appunto la fuga verso acque più positive, acque più tranquille. Il diavolo infatti di per sé indica anche una pressione, è il caos, no? Primordiale il diavolo. Se per sé non è negativa come carta, però appunto bisogna vedere le carte accanto. Il diavolo comunque è fonte di confusione, di caos, che può essere anche un caos creativo. In questo caso evidentemente a voi piace poco perché appunto subito dopo abbiamo la carta del 6 di spade che indica, come vedete, questa famigliola che sembra un po' una famigliola di rifugiati, no? Che fugge il caos, fugge la guerra per andare verso una terra più tranquilla, e questo è il vostro sentimento, quello che appunto volete fare all'inizio della settimana, verso una maggiore stabilità. Questo è il vostro obiettivo in questa settimana, perché il 10 di denari in posizione centrale indica proprio la volontà di creare delle basi, delle radici profonde, una stabilità duratura nel tempo, magari anche all'interno di un gruppo di persone, che può essere la famiglia per alcuni di voi, che può essere un gruppo di colleghi o insomma un gruppo in cui vi sentite a casa, in cui vi sentite sicuri e protetti. Ciò non toglie che appunto l'allontanamento da questa persona rappresentata dal Papa crea nella seconda parte della settimana come un salto nel buio, come l'inizio di un qualcosa di nuovo che voi non riuscite a capire effettivamente dove può portarvi, perché la carta del matto indica appunto un salto nel vuoto, anche in maniera tranquilla, non necessariamente preoccupata, anzi, solitamente il matto è indicato come una persona che prende dei rischi, che non si fa appunto vincolare da niente e decide la sua strada anche senza avere una direzione precisa. Quindi è proprio la carta opposta al concetto di legamento espresso dal diavolo, un voler essere liberi, questo sentimento si rafforza appunto nella seconda parte della settimana. Liberi probabilmente di fare quello che volete anche a livello lavorativo, comunque nelle vostre attività quotidiane, perché appunto l'otto di denari, seguiti poi dalla regina di denari, indica una costanza, una determinazione nel seguire nell'eseguire i propri compiti, nel eseguire le attività che uno si è prefissato, di andare avanti nei propri obiettivi con cura, metodicità, competenza e voglia di migliorare. La carta della regina di denari è una persona esperta nel suo campo, una persona tranquilla, radicata a terra,
pragmatica, che non si lascia spaventare e anche solida, moralmente e anche materialmente. Quindi sicuramente, come indica appunto la carta del karma, l'incantatrice della terra, sicuramente guadagnerete da questo allontanamento, da un vincolo che vi sta cominciando a stare stretto. Questo in linea generale. Dal punto di vista lavorativo, sì, effettivamente c'è appunto un rapporto con una persona nel vostro ambito lavorativo che può essere anche il vostro superiore, oppure un cliente particolarmente importante, o comunque un consigliere, che so per dire, il commercialista, un avvocato, eccetera, su cui voi fate molto affidamento, che però comincia a essere molto limitante per il vostro, che sentite molto limitante per il vostro ambito lavorativo, e che cercate di allontanare nella prima parte della settimana. Riuscendoci, probabilmente, non lo so, mi viene in mente che magari non vi affidate più a un particolare avvocato, a un particolare commercialista, o abbandonate un particolare cliente, o comunque, se è il vostro superiore, cercate appunto di avere meno contatti possibili in questa settimana. Ehm, Pur mantenendo una certa solidità, una stabilità materiale nel vostro lavoro, perché come dice il 10 di denari, è questo a cui comunque puntate, cioè non volete perdere la vostra sicurezza perdendo allo stesso tempo questo rapporto, non volete che l'allontanarsi da questa persona possa crearvi degli svantaggi a livello di sicurezza, e questo non accade, anche se appunto durante la settimana, nella seconda parte, la carta del matto indica appunto un senso, anche volendo, di libertà, di poter agire come uno crede, e infatti voi sarete incentivati da questo spirito di libertà e volendo anche di creatività, perché appunto vi getterete nel lavoro, e avrete appunto anche quella stabilità, riuscirete a fare sì che quella stabilità a cui puntate si realizzi, che comunque, se già l'avevate in precedenza, non venga a mancare. Quindi sicuramente è un guadagno dal punto di vista lavorativo, come indicato appunto dalla carta dell'incantatrice della terra. Riuscirete nel vostro obiettivo di non perdere sicurezza e stabilità, anche pur allentando i rapporti con questa persona. Dal punto di vista sentimentale, vedo appunto un legame con una persona che però è ossessivo, anche c'è una dipendenza emotiva da parte vostra o da parte sua. Mi dà un po' l'idea che sia più da parte sua che vostra, perché avete appunto l'esigenza di allontanarvi da questa persona, e nella seconda parte della settimana avrete questo senso di libertà, di leggerezza, come indica appunto la carta del matto, e vi focalizzerete su altri settori della vostra vita, su altri compiti, su altre attività, e sentirete di essere molto centrati, molto solidi, molto calmi, molto tranquilli e pragmatici, come indica la regina di denari. Probabilmente vi butterete, cioè come dire, vi sentirete protetti anche grazie alla vostra, alle risorse che avete attorno a voi, sia di tipo emotivo che materiale, che sono appunto rappresentati dal 10 di denari, come appunto delle risorse che possono essere parte della vostra famiglia di origine, parte da il vostro entourage di altro tipo, conoscenze, amicizie, colleghi, eccetera. Comunque un senso di libertà per tutti, in tutti gli ambiti, come è rappresentato dal matto. Un senso di libertà, di leggerezza, e quindi fondamentalmente un vantaggio, un guadagno alla fine di questa settimana. Vediamo un attimo cosa dice la carta degli archetipi, e c'è quella dell'alchimista,
che è una bellissima carta che richiama un po' la carta della temperanza nei tarocchi, che parla appunto di una trasformazione della realtà o di noi stessi, o comunque riuscire a trasformare attraverso la trasformazione interna anche una trasformazione della realtà che ci circonda, cioè comunque ci sarà un cambiamento in meglio attraverso durante questa settimana. Quello che l'archetipo dell'alchimista suggerisce è un atteggiamento appunto di non aver paura di cambiare, di affrontare i cambiamenti, di anche crearli, perché porterà sicuramente una trasformazione positiva nella vostra vita. Bene, spero che questa piccola lettura vi sia stata di aiuto. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivare la campanella per non perdere i prossimi video. E noi ci vediamo presto. Ciao! Ed eccoci arrivati alla seconda variante, quella dell'ametista viola. Vediamo le energie generali della settimana, i dettagli con i tarocchi e poi il consiglio della carta degli archetipi su che atteggiamento è meglio tenere questa settimana. Vediamo adesso l'energia generale e abbiamo il messaggero dell'acqua. È una carta un po' di noia, di disinteresse un po' per tutto ciò che ci circonda. A me ricorda molto la carta del 4 di coppe, se conoscete i tarocchi. Quindi come se anche davanti a un'opportunità non fossimo in realtà molto convinti, non avessimo tanto interesse appunto per quello che stiamo facendo in questo momento anche. Vediamo comunque i dettagli con i tarocchi. Dunque la carta centrale è la imperatrice. E poi all'inizio della settimana abbiamo il mondo, il 2 di denari e il 6 di coppe. E poi la seconda parte della settimana inizia con il re di bastoni, il cavaliere di coppe e l'asso di coppe. Dunque, la settimana inizia con l'indicazione che un ciclo si sta per chiudere o si è appena chiuso. Perché appunto l'apertura della stesa è con la carta del mondo che indica appunto l'apice e quindi il declino, nel senso che appunto qualcosa viene a chiudersi, come questa ghirlanda che ricorda un po' il simbolo del serpente che si mangia la coda, quindi un senso di ciclicità, in questo caso appunto indica che una fase si sta chiudendo e una fase che appunto era iniziata nel passato, che vi ha lasciato comunque dei buoni ricordi e la cui chiusura vi lascia un po' frastornati, nel senso che la carta del 2 di denari indica come una difficoltà a decidere fra due strade per alcuni di voi, o comunque una difficoltà a trovare un equilibrio sul piano materiale, perché si tratta sempre comunque di una carta di denari, nella vostra quotidianità, nel portare praticamente questa fase, questa chiusura di questa fase in maniera dolce appunto a concludersi. Avete come varie attività di cui occuparvi e siete un po'
super impegnati, direi appunto, come questo giocoliere che deve trovare un bilanciamento, un equilibrio fra queste due monete, così appunto voi dovete rocambolescamente trovare un equilibrio fra le varie attività che vi trovate a dover gestire, che appunto è la conseguenza della chiusura di questa fase da cui appunto provenite. Il 6 di coppe indica comunque che rimane per voi un buon ricordo di questo periodo, del periodo appunto che si sta chiudendo, che si è appena chiuso, perché appunto il 6 di coppe è la carta dei ricordi, è la carta anche di un equilibrio comunque emotivo, quindi è comunque la chiusura di un ciclo che non porta dubbi, non porta paure o ansie o cose del genere. La carta della imperatrice indica comunque che siete pieni di idee, pieni di voglia di fare cose nuove, di portare avanti nuovi progetti, perché la carta dell'imperatrice è la carta della creatività, della fioritura, di nuovi progetti, appunto del raccogliere dei frutti che stanno ancora maturando, perché appunto siamo ancora un po' alla parte iniziale, appunto. Però voi vi vedo molto convinti, sapete quello a cui volete puntare. Sia la carta del re di bastoni che la carta del cavaliere di coppe indicano appunto due persone, insomma due energie comunque piene di energia e soprattutto il cavaliere di coppe indica una persona che punta a fare cose che lo fanno star bene, comunque ha degli ideali legati anche e soprattutto all'emotività, quindi come se stesse puntando, dirigendovi verso ciò che vi fa star bene a livello emotivo. State seguendo un po' le vostre emozioni nella seconda parte della settimana. E l'asso, cioè di coppe, indica comunque che la settimana porterà delle novità, delle opportunità da questo punto di vista anche emotivo, cioè succederà una opportunità che vi piacerà proprio anche a livello emotivo, che può essere di qualsiasi tipo, sia a livello sentimentale che a livello lavorativo, comunque un'opportunità che vi farà star bene a livello proprio delle emozioni, dei sentimenti. Quindi, in definitiva, la carta del messaggero dell'acqua vi sta dicendo di non sentirvi magari all'inizio della settimana un po' così, un po' col punto interrogativo, ora cosa faccio? Non so bene cosa succede dopo che si è chiusa questa fase, perché in realtà subito, già alla fine della seconda parte della settimana, avrete nuove opportunità e nuovi inizi. Quindi non vi scoraggiate, non vi sentite un po' persi, ecco, questo può essere un po' il risultato a livello emotivo della chiusura di questo ciclo, che però appunto vedrete che, la vostra noia, la vostra inappetenza, per dire indolenza, poi verrà cancellata subito alla fine della seconda parte della settimana con questa opportunità che arriva verso di voi.
Dal punto di vista lavorativo, appunto, è come se si fosse chiuso un ciclo, un'era, che ne so, magari qualcuno di molto importante, un punto di riferimento. Nel vostro ambito lavorativo se ne va oppure cambia qualcosa a livello di colleghi, qualcuno se ne va, eccetera, eccetera. Comunque un tipo di gestione diversa, ehm, un progetto che viene finalmente portato a termine e quindi rimanete un attimo semplicemente col punto interrogativo davanti su che tipo di attività iniziare nuovamente. Rimanete anche, come dire, indecisi da questo punto di vista, appunto perché la fase che si è conclusa ha lasciato dei buoni ricordi dentro di voi, però appunto già nella seconda parte della settimana voi avete già un'idea, un'opportunità che vi si presenta, che vi piacerà molto, può essere portata a voi da il re di bastoni, quindi una persona che è anche abbastanza leader, che è anche molto energetico, che quindi vi potrà offrire questo tipo di opportunità che voi accetterete perché vi vedo molto, molto in linea attraverso appunto il cavaliere di coppe. Andate proprio verso l'asso di coppe che indica appunto una nuova opportunità, un nuovo inizio e questo sarà la fine della seconda parte della settimana, insomma alla fine della settimana. Dal punto di vista emotivo sembra appunto che ci sia la conclusione di qualcosa, di una storia probabilmente che vi ha lasciato comunque buoni ricordi. Però vedo e che comunque però vi lascia un attimo così un po' attoniti, un po' indolenti, non sapete bene come giudicare che tipo di futuro potreste avere. In realtà la seconda parte della settimana, anche nel caso sentimentale, indica proprio l'arrivo di una opportunità, di un incontro che sarà importante per voi e che con una persona che può essere proprio il cavaliere di coppe oppure questa carta può anche indicare voi stessi, ma comunque l'asso di coppe indica proprio un nuovo incontro a livello sentimentale che insomma, che vi darà molto, sarà molto soddisfacente a livello emotivo e sentimentale. Ehm, Se siete invece in coppia, può indicare comunque una fase all'interno della vostra relazione che si è conclusa perché magari avevate dei progetti che poi alla fine si sono conclusi questo appunto vi porta un attimo di scombussolamento, però in realtà subito si presenterà un nuovo inizio, una nuova fase che riuscirete a condividere appunto con il vostro partner. Quindi sicuramente sempre l'inizio di una nuova fase in qualsiasi ambito, è una fase gradita, un'opportunità che si presenta e che vi arricchisce a livello emotivo. Vediamo cosa dice la carta degli archetipi e c'è lo scommettitore o il giocatore d'azzardo, dai, si traduce meglio con giocatore di azzardo. Questo è l'archetipo di coloro che scommettono, che prendono dei rischi, che credono all'intuizione, che credono alla fortuna e che si buttano un po' volendo come la carta del matto nei tarocchi ed è quello che vi sta suggerendo appunto questa carta, è quello di cogliere questa opportunità e seguire appunto se il vostro istinto vi dice che è un'opportunità che vi può in realtà portare molti stimoli, che vi fa star bene, di coglierla senza avere tanti ragionamenti, tanti dubbi.
Bene, spero che questa lettura vi sia stata utile, vi abbia dato degli spunti di riflessione. Nel caso vi fosse piaciuto il video, vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non avete già fatto, e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi interattivi. E noi ci vediamo presto. Ciao! Ed eccoci arrivati alla terza variante, quella della shungite nera. Vediamo le energie generali a settimana, i dettagli con i tarocchi e poi il consiglio delle carte su che atteggiamento è meglio tenere questa settimana. Dunque, carta del karma per le energie generali e abbiamo la scintilla divina dell'aria. È la carta che descrive la forza primordiale che si manifesta in ambito mentale, quindi nell'elemento aria appunto, e può indicare la volontà, il bisogno di fare chiarezza su certi temi, oppure proprio un'idea, una cosa, un'idea, un progetto che ci ispira e che arriva nella nostra mente. È tutto ancora poco definito perché appunto è un'energia primordiale che ancora deve manifestarsi in una forma ben precisa. Vediamo i dettagli con i tarocchi. Dunque, carta centrale è il 2 di bastoni. La settimana invece inizia con la papessa, il 5 di spade e il 5 di coppe. E poi abbiamo la seconda parte della settimana che vede il 2 di spade, il 3 di coppe e la carta degli amanti. Dunque, c'è effettivamente un bisogno di chiarezza da fare. Perché? Perché ci sono ben tre carte che parlano di stallo, di indecisione, di fare delle scelte, di chiarire alcuni aspetti. Sia sul lato pratico che molto più generale, perché abbiamo il 2 di bastoni come carta centrale che indica appunto il soppesamento di alcune lati, di alcuni fattori nel bene, cioè i pro e i contro di una situazione. Poi abbiamo invece il 2 di spade che indica proprio una bisogno di far chiarezza per poter effettivamente prendere una decisione, perché vedete la carta raffigura una ragazza con gli occhi bendati, quindi c'è confusione, ci sono degli aspetti che vanno ancora chiariti e di cui appunto non si conosce tutto. E poi alla fine della settimana abbiamo la carta degli amanti, che è proprio la carta per antonomasia della scelta, anche un po' più esistenziale, considerando che è un arcano maggiore. Ma vediamo che appunto all'inizio della settimana abbiamo la carta della papessa, anche questa è una carta che indica una dualità, vedete ci sono due colonne, una bianca e una nera, che appunto indicano due forze opposte che devono essere conciliate. E la carta della papessa è una carta di intuizione, ma anche di qualcosa di poco nascosto che va rivelato anche in maniera mm, intuitiva, nel senso che la papessa può essere un po' considerata anche la Sibilla cumana, no? Per dire, quindi ci sono degli aspetti che vanno colti in maniera intuitiva, che comunque rimangono nascosti alla ragione e che vanno tirati fuori un po' con l'intuito. Sta di fatto che indica all'inizio della settimana questa carta, per andare un po' più sul pratico, che appunto ci sono degli aspetti che vengono portati alla luce
e che creano appunto dei conflitti espressi dal 5 di spade che possono indicare dei conflitti interni, appunto considerando che ci sono delle decisioni da prendere, ma anche esterni con altre persone. In quest'ultimo caso, questo tipo di conflitto è un po', secondo questa carta, un po' inutile o comunque più dannoso che vantaggioso. È questa la carta di un conflitto che in realtà è un po' una vittoria di Pirro, perché anche se ne uscite vittoriosi crea dei disagi a entrambi le parti, voi inclusi. E tanto è vero che è seguita dalla carta del 5 di coppe, che indica appunto la mancanza di qualcosa, e anche il rimorso o il rimpianto riguardo a qualcosa. Come se voi appunto aveste notizia degli aspetti vi fossero rivelati, e vi conduce questa rivelazione a creare delle discussioni che poi portano praticamente a un senso di sconfitta, un senso di rimorso, comunque come se qualcosa venisse a mancare all'inizio della settimana, anche il rapporto magari con qualcuno. Sta di fatto che tutta la settimana è centrata su decidere come continuare la propria strada, che opzioni ci sono, c'è un soppesamento, ma mancano ancora delle informazioni, e quindi il fatto che ci sia la carta degli amanti alla fine può indicare appunto anche il fatto che questa decisione verrà presa alla fine proprio della settimana, e sarà il fatto che prendiate questa decisione anche celebrato, perché il 3 di coppe indica appunto comunque una celebrazione anche con gli amici, con qualcuno del vostro entourage. Quindi riuscirete a sciogliere i vostri dubbi alla fine della settimana. Però appunto all'inizio della settimana avrete molti conflitti anche interni, un po' di come dire, senso di mancanza, come se vedeste più quello che vi manca che le risorse che sono a vostra disposizione. E la carta della papessa fondamentalmente vi sta incitando a guardare dentro voi stessi per appunto sciogliere questi conflitti anche mentali, non solo emotivi, perché questi sono due 5, il 5 di spade e il 5 di coppe. Il 5 nei tarocchi è indice sempre di caos e di battaglie, quindi c'è confusione, c'è caos nella vostra vita, nella vostra testa all'inizio della settimana, e questo appunto non vi fa scegliere con serenità o decidere con serenità sulle vostre prossime mosse. La carta della papessa vi incita a guardare molto più dentro voi stessi, magari far dare meno importanza alle opinioni degli altri, come che possono essere manifestate appunto dal 5 di spade, guardare più che altro a voi stessi, e così potrete alla fine della settimana vittoriosamente decidere che tipo di strada prendere, che tipo di decisione prendere, che strada scegliere. Dal punto di vista lavorativo, appunto c'è un qualcosa che viene a mancare, ci sono dei conflitti, dovete prendere una decisione per questo motivo, avete dei problemi a decidere appunto perché vi mancano delle informazioni, dovete fare chiarezza, però alla fine della settimana
riuscirete a farlo, e questo vi porterà a soddisfazione e gioia, perché appunto il 3 di coppe è una carta di celebrazione e di sentimenti positivi, di festeggiamento, insomma. Quindi non vi preoccupate, però appunto all'inizio della settimana dovrete prendere, appunto, avrete molta confusione, dovrete prendere delle decisioni, e appunto qui si vede chiaramente che la carta della papessa sta dicendo seguire molto più l'intuito che la ragione per prendere questa decisione. Perché dico questo? Perché il 2 di spade, vedete, è una carta mentale, quindi è un dubbio che sorge dal fatto che uno soppesa appunto i pro e i contro, però nel caso specifico il fatto che sia venuta fuori questa carta indica che a volte un atteggiamento razionale nel prendere una decisione blocca. Vedete questa ragazza dietro le spalle ha il mare, che indica appunto un voler dare le spalle alla propria emotività nel decidere, quindi prediligere la ragione. Ciò tuttavia però non la porta a realtà a prendere una decisione, perché evidentemente in questo caso la razionalità ha i suoi limiti, e la carta della papessa sta dicendo appunto di non limitarvi a soppesare i pro e i contro di una certa situazione per decidere, però appunto seguire molto più l'intuito, il vostro, cosa vi suggerisce il vostro inconscio, ovvero ciò che effettivamente volete, cosa vi dice l'istinto. Dal punto di vista sentimentale ci sono dei conflitti appunto all'inizio della settimana con la persona a cui tenete, e c'è appunto magari un distacco anche temporaneo che vi porta appunto un senso di tristezza per la mancanza appunto di comunicazione, come indica il 5 di coppe. Sono conflitti legati un po' all'ego, perché la carta del 5 di spade indica sempre dei conflitti, come ho detto prima, un po' inutili, un po' come dire, una gara di forza psicologica, che a volte non portano proprio a tanto. E sarete appunto decisi su come comportarvi nella seconda parte della settimana. Alla fine però prenderete la decisione giusta, perché vedo appunto che anche a livello sentimentale, qui abbiamo la carta degli amanti, quindi comunque c'è successo a livello sentimentale, e anche celebrazione, contentezza, buone vibrazioni, mettiamola così, con la carta del 3 di coppe. Quindi sicuramente il conflitto e l'interruzione dei rapporti o di comunicazione che avrete con la persona a cui tenete nella prima parte della settimana verranno poi alla fine a sfumarsi, a ristabilirsi il rapporto e la comunicazione durante la fine, cioè alla fine della settimana. Vediamo cosa ci dice la carta dell'archetipo, e abbiamo la carta del mentore, che è una bellissima carta, indica appunto il bisogno di proteggere qualcuno, di insegnare il proprio sapere, di guidare gli altri tramite le proprie conoscenze e la propria saggezza. Quindi è una carta che evidentemente sta a indicare che dovete assumere un atteggiamento ehm, come dire, conciliante, o comunque cercare magari di fare chiarezza anche attraverso altre persone, una persona magari esterna che abbia saggezza, come per esempio la carta della papessa, quindi la papessa, che è è una persona saggia che vede un po' al di là del proprio naso. Quindi probabilmente può anche indicare il bisogno di fare chiarezza attraverso
attraverso l'aiuto di un'altra persona. Per altri di voi può invece semplicemente indicare che dovete essere saggi voi stessi, ovvero non farvi trascinare in battaglie egoiche, come indica la carta del 5 di spade. Però appunto cercare di essere un mentore per le altre persone, quindi di non voler prevalere a tutti i costi, di non impartire lezioni di vita o comunque istruzioni non, o insegnamenti non richiesti agli altri, che può appunto creare magari dei dissapori. Bene, spero che questa lettura vi sia stata di aiuto. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi interattivi. E noi ci vediamo domenica prossima. Ciao!